storia che vi voglio raccontare risale a molto tempo fa. Risale al tempo in cui iniziavo a muovere i primi passi nei sentieri che si snodano tra le pallide rocce delle Dolomiti. Mi sono trovato, come penso molti di voi, a passeggiare sull'ampia e comoda cima del piccolo Lagazzuoi, che è facilmente raggiungibile. E quel giorno ero circondato da una fitta coltre di nuvole, bianche come la neve che era caduta in quella notte di metà agosto. All'improvviso le nuvole si diradano, la vista si apre e non ho potuto che sentirmi piccolo di fronte alla maestosità di quella bastionata, di quella dorsale che è composta dalle cime di Fanes e dal Lagazzuoi grande. Quelle pareti, quelle cime, così apparentemente inviolabili, mi hanno fatto sognare. E ho sognato fino a qualche giorno fa, dove mi sono imbattuto per caso in una vecchia relazione di una via normale al Lagazzuoi, alla cima nord, a quota 2804 metri. Vedo il mio sogno vicino. Forse anche quella montagna ha un punto debole, violabile, e mi lascerà salire la sua cima per godere appieno dei panorami immensi che da lì si possono vedere. Mi documento, cerco informazioni, ma non trovo null'altro che quella relazione. La tabacco non parla, non dà nessuna traccia nel nome della cima. E quindi chiamo Massimo, un ragazzo che ho conosciuto tramite questi video e con il quale ho stretto amicizia. E partiamo. L'emozione è grandissima, il resto potete vederlo qui.